Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Jurassic Paddock e oggi sono qui per parlare di un argomento vecchio, per così dire, nel franchise. Infatti rientreremo su un tema importante, secondo me, che più viene ignorato e più sorgono domande. Ma prima di iniziare voglio ricordare a tutti gli spettatori che se vi piacciono i miei video di mettere un like e di iscrivervi al canale se volete rimanere aggiornati su altri video che escono. Ora iniziamo! L'argomento del video di oggi è una delle più grandi questioni nel franchise di Jurassic Park dell'ultimo decennio. Parliamo infatti di Junior, il figlio dei due T-Rex Buck e Do, e che vediamo solo da cucciolo in The Lost World. Infatti il destino di Junior è incerto e non ci sono troppi indizi su cosa possa essergli successo, o per meglio dire sul perché non l'abbiamo più visto dal 1997, sia all'interno della timeline del franchise, sia dal nostro punto di vista. È effettivamente dal 1997, con l'uscita di Il Mondo Perduto, che non lo abbiamo più visto. Eppure lui è tra i T-Rex più amati ed è quello che ha sollevato più domande. Prima di capire però quale potrebbe essere il suo destino nel franchise e che destino ha avuto dopo gli eventi del 1997, analizziamo brevemente la sua storia e quella di Buck e Do, per avere un background completo e un contesto. Su Isla Sonna non è ufficiale quanti T-Rex siano stati clonati, si sa che ne hanno fatti al minimo 4. Parliamo di Rexy, o Roberta se preferite, nata nell'88, Buck e Do nati non si sa bene quando, ma sicuramente prima dell'incidente dell'uragano Clarissa, che colpì l'isola tra il 1993 e il 1995, anche se probabilmente si tratta del 1993. Il quarto è Ball, il T-Rex di Jurassic Park 3, ucciso dallo spinosauro. C'è poi un quinto T-Rex nato in maniera naturale e figlio di Buck e Do, ovvero il nostro carissimo Junior. Junior è nato nel 1997, non si sa bene di preciso quando, ma sicuro è nato qualche settimana prima degli eventi del film. Con gli eventi del film sappiamo che la famiglia di T-Rex si è riunita felicemente, con Buck e Do e Junior insieme sull'isola. Questo è tutto quello che sappiamo di Junior. Infatti sappiamo che i genitori sono sopravvissuti per molti anni proprio su Isla Sonna fino al 2022 o intorno a quegli anni, dove per la prima volta vengono entrambi portati sulla terraferma, nella Biosyn Valley. Qui incontrano Rexy per la prima volta, poco dopo la battaglia finale di Jurassic World, il dominio, e da quel momento in poi vivono serenamente con lei. Questo evento ci dà parecchie domande ma altrettante risposte, che potrebbero non essere delle migliori. Infatti, analizzando il dominio e teoria del caos, sembra quasi che Buck e Do abbiano perso il figlio, ovvero Junior, ragione per il quale hanno accettato subito Rexy nel loro branco, sebbene non l'avessero mai vista fino a quel momento da quello che sappiamo. Un po' come se avendo perso il figlio avessero sempre avuto il bisogno di un terzo membro della famiglia. Ovviamente questa è una mia interpretazione di quanto visto, ma è anche l'unica soluzione che do al momento alla mancata presenza di Junior. Infatti, ricapitolando, Buck e Do hanno sempre vissuto su Isla Sonna e probabilmente non prima del 2018 sono stati portati alla Biosyn. Ma non c'è Junior, sebbene loro siano sempre insieme. Le domande sono sorte spontanee già dal primo Jurassic World, quando si chiedeva chi fosse quel T-Rex morto in Jurassic Park 3 e che fine avessero fatto gli altri. Colin Trevorrow ci ha dato gran parte della risposta. Il T-Rex ucciso dallo spinosauro è un altro T-Rex e Buck e Do sono vivi e tranquilli. Manca un punto importantissimo però. Che fine ha fatto Junior? È vivo? È morto? E se è morto, quando? Dove? Perché? Per adesso non c'è nessuna risposta ufficiale, ma solo un piccolo indizio che ho introdotto prima, ovvero Buck e Do che in dominio sono da soli. Come detto, ciò significa secondo me che in un modo o nell'altro Junior si è allontanato o è stato allontanato da loro in un tempo decisamente indeterminato. Ma bisogna capire anche cosa vuol dire la parola allontanato, perché su un'isola come Isla Sonna, sebbene sia ampia, non è facile, specialmente per un T-Rex, allontanarsi da altri dinosauri o da altri T-Rex. Infatti qui bisogna velocemente tornare indietro ai tempi di Jurassic Park 3 e Jurassic World, quando si teorizzava che Junior fosse il T-Rex ucciso dallo spinosauro.
Trevorrow intervenì confermando che non fosse lui e che quindi Junior non fosse morto, o quantomeno non in quel modo e non in quel lasso di tempo. Ma allora cosa può essergli successo? Adesso proveremo a dare una risposta. Io ho vari scenari. Il primo è quello più speranzoso e di cui però dubito che avremo conferma, ovvero che Junior sia vivo almeno fino al 2022 con Dominio e che sia o rimasto su Isla Sonna o uno dei vari T-Rex in giro per il mondo. Dubito che avremo mai risposta per una ragione specifica che dirò tra poco. Il secondo scenario è quello più triste, ovvero che appunto Junior sia morto, e credo però che sia quello più probabile. L'unica cosa da capire adesso è quando e come. Anche qua non è per niente facile. Gli unici punti di riferimento sono il 1997, ultimo anno in cui siamo sicuri che sia vivo, e il 2022, unico anno dove i genitori di Junior sono presenti ma lui no. Dal 1997 al 2022 può essere successo di tutto a Junior. A livello puramente teorico, tecnicamente lui potrebbe essere morto per qualsiasi motivo anche il giorno dopo gli eventi di The Lost World, come anche il giorno prima che Buck e Do venissero trasferiti alla Biosyn. Ma ricollegandoci proprio a Dominio e teoria del caos, Buck e Do credo che abbiano visto in Rexy quel terzo membro della famiglia che gli mancava. Questo senso di famiglia in Buck e Do dovrebbe esserci da un po', esattamente come il bisogno di Rexy di avere contatti con altri T-Rex. Questo senso di solitudine che va a perdersi appunto con l'unione dei tre T-Rex mi fa pensare non solo che Buck e Do si siano separati dal figlio, ma anche che la ragione della separazione sia proprio la morte di quest'ultimo. E non mi viene da pensare solo questo, ma viene da credere che sia morto prima dell'incidente a Jurassic World, prima o durante il 2015. Quindi potremmo provare ad inserire la morte di Junior magari tra il 1998 e il 2015, volendo dare per buono il fatto che l'unico T-Rex morto su Isla Sonna sia stato Ball nel 2001, Junior potrebbe essere morto tra il 2002 e il 2015. Un arco di tempo sicuramente lungo, ma già più contenuto, seppur estremo, dato che sono arrivato a questa conclusione solo su interpretazioni e su quel poco che si sa su questa dinamica. Se Junior fosse morto ad esempio nel 2015, Buck e Do sono rimasti soli per circa 7 anni su Isla Sonna, fino appunto al 2022 con il dominio. Dando tutto questo per buono, tra il 2002 e il 2015 Junior muore e Buck e Do restano soli fino all'inclusione di Rexy nel 2022. Ora, mettendo caso che Junior sia morto su Isla Sonna, la mia idea è che sia morto sempre per mano di un carnivoro rivale, in quanto scenario più probabile. In alternativa potrebbe essere stato ucciso in uno scontro con un potente erbivoro come un triceratopo o uno stegosauro. Se no, sebbene vada contro il finale del film, potrebbe essere morto perché la ferita, nonostante le cure di Sarah, si è immaginata storta, impedendo al cucciolo un futuro sano. Non c'è molto altro da dire purtroppo, le informazioni sono davvero poche e possiamo solo fare teorie e supposizioni. Come dissi precedentemente, c'è una cosa che mi fa pensare che sia quasi sicuramente morto prematuramente, ovvero il silenzio su questo argomento da parte di chiunque lavori al franchise. Alla domanda se i T-Rex di Il Dominio fossero Buck e Do, Trevorrow rispose con un secco sì, ma alla domanda chiesta 1 milione di volte dai fan sul destino di Junior, nessuno ha mai dato risposte definitive. Ho un'ultima idea che, nonostante vada contro il canone e le dichiarazioni ufficiali, si sta insediando in me, ovvero che silenziosamente i produttori stiano tornando sui loro passi e riconsiderando Ball come Junior. Nonostante ormai ci siano innumerevoli prove che siano 2 T-Rex diversi, sto iniziando a pensare che vogliono prendere per buono che Junior sia Ball, o quantomeno che abbia fatto una fine simile a quella di Ball in questi anni. Mai dire mai, ma se ne uscissero fuori dicendo che Junior e Ball sono lo stesso T-Rex, sarebbe una grande retcon, ma non è la prima volta che lo fanno. Anzi, è sin da The Lost World che fanno retcon o cose simili, però almeno erano più contestualizzate. In questo caso sarebbe una grande retcon, principalmente per i fan più accaniti come me, e immagino qualcuno di voi che sta guardando il video. Infatti, a livello pratico, il canone non viene distrutto completamente se domani dicessero che Junior è il T-Rex di Jurassic Park 3, nonostante lo scompiglio che creerebbe
in quanto morirebbe l'idea di Ball come uno dei primi T-Rex, disse la Sonna. Sinceramente non mi sono mai piaciuti i buchi di trama irrisolti. Preferirei piuttosto che ci diano una spiegazione sensata, che cambi anche leggermente una parte microscopica del canone, purché funzioni a livello narrativo, non come quella della laguna del Mosasauro, che in Jurassic World e Campo Cretaceo ci viene fatto vedere che si trova al centro dell'isola, ma in Il Regno Distrutto ci mostrano chiaramente che è aperta sull'oceano. In questo caso, invece, se cancellassero a livello di canone Ball per renderlo Junior, il senso di continuità tra un film e l'altro non cambierebbe e anzi renderebbe Jurassic Park 3 importante in relazione a The Lost World e il dominio molto più di quanto lo sia ora. Infatti non ripudierei l'idea di Ball come Junior adulto, anche se mi dispiacerebbe sapere che è morto così. Almeno mi farebbe piacere sapere qual è stato il suo destino, e credo anzi che sia una soluzione pressoché ovvia. Già da bambino credevo che Ball fosse Junior cresciuto, per molteplici ragioni. Prima fra tutte non sapevo che su Isla Sonna ci fossero altri T-Rex al di fuori della famiglia. Inoltre a me sembrava logica la cosa. Ball era un po' più piccolo rispetto agli altri T-Rex, era verde, chiaro e si capiva che fosse un giovane esemplare. A me sembrava ovvio che fosse Junior. Poi crescendo e diventando un fan super convinto e crescendo anche con Jurassic World, ho capito che erano due T-Rex diversi. L'idea però non mi dispiace e vi spiego anche il perché. Se fino a poco tempo fa credevo che l'idea di Ball e Junior come due esemplari diversi mi piaceva perché dava modo a Junior di tornare nel franchise, adesso che sembra invece improbabile il suo ritorno e che addirittura potrebbe essere morto, preferirei piuttosto tornare indietro e sapere che lui era Ball. Preferirei questo piuttosto che non sapere mai cosa gli è successo, ma questa è la mia idea personale. Io comunque per oggi ho finito qua, quindi ditemi cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.